Salve amici e benvenuti nel mio canale Arte nel Cucito. Dunque oggi vi farò vedere come fare un cuscinone che io ho pensato per la festa degli innamorati. Ci metterò una scritta con lo zig zag, anche una cerniera sfoderabile che si può quindi anche lavare, e andiamo a vedere come si fa. Eccoci qui per il taglio. Dunque, per questo cuore io ho deciso di ho scelto due tessuti diversi. Da una parte volevo mettere questa maglia di lana perché volevo che il cuscino fosse un po' morbido, come accarezzasse, diciamo, quando ci si posa. Dall'altra parte invece metto un rasatello di cotone un po' sostenuto, diciamo, eccolo qui, che fa un po' d'effetto anche di lucidità, che brilla. Ho fatto il cartamodello, eccolo qui, e volevo aggiungere una scritta all'ova che mi sono fatta io con la penna. L'ho posizionato un attimino, poi magari nel dettaglio successivamente vi faccio vedere come segnarlo e trasportarlo sul cuore, e con una bocca qui di lato. Questo cuore andremo ad imbottirlo con dell'ovata, quindi faremo anche, diciamo, l'anima interna. E cominciamo a tagliare. Allora, un'altra cosa, metteremo una cerniera perché ho pensato che forse aprirlo per poterlo lavare è una cosa un po' più semplice, più veloce, insomma. E così adesso andremo a tagliare questo cuore. Mettiamo la maglia di lana in dritto filo bene qui al centro. Ripiego il cartamodello a metà così viene uguale, destra e sinistra. E lasciamo un po' di margine, un bel centimetro, perché maglia si disfa anche, quindi se anche un po' di più meglio. Io adesso non ho tanta stoffa, arrivo giusta giusta, così, e tagliamo la parte in lana. Prendiamo l'altro. Prendiamo il tessuto, lo mettiamo a rovescio, me l'ero segnata prima, adesso non lo vedo più qua. Eccoli qui i nostri cuori tagliati. Andremo a ricamare la parte lucida, quindi metteremo un po' di adesivo nella parte dove vorrò ricamare e trasferiremo queste due scritte, love e questo sorriso, questa bocca, nel punto dove mi interessa. Ora faremo la parte interna del cuscino, la fodera dove ci sarà inserita l'ovatta. E quindi io ho scelto un tessuto jersey di cotone, però potrebbe andare benissimo anche una fodera oppure un cotone proprio di tessuto, diciamo, quello che avete in casa, insomma. Bene, lo stampo, il cartamodello è lo stesso, per cui andiamo a tagliare con i margini di cucitura in più. Andremo a chiudere la fodera del cuscino. Io premetto che mi sono segnata, diciamo, 15 centimetri qui con la matita che dovremo lasciare aperti per poter inserire l'ovata dopo. Qui lo chiudo il cuscino, mentre quello rosso farò un sorgetto tutto intorno nelle due parti separatamente, perché preferisco chiuderlo poi con la lineare, anche perché avremo una cerniera da mettere. Quindi partiamo con la fodera.
Adesso andiamo a risvoltare la fodera e a metterci dentro l'ovatta. Sono fatta una scritta da ricamare sul cuscino. Allora mi sono fatta in matita, così come volevo io, mi sono scritta più o meno la grandezza che mi interessava. Poi ho fatto anche una bocca, perché andremo a posizionare in alto a sinistra la scritta love, in basso a destra invece la bocca. Però prima di fare questo devo tagliarmi un pezzo di frigelina, cioè quel tessuto che ha la colla da una parte e si può fissare con il ferro da stiro per dare un po' di sostegno alla stoffa, in modo che quando lo ricamiamo poi rimane bello sostenuto, insomma non fa grinze. E quindi adesso andremo a tagliare i 2 quadrati che mi servono, andremo a stirarli nel cuscino. Successivamente girerò diritto il cuscino e mi segnerò con una penna la scritta, una penna che va via col vapore, per cui dopo il ricamo non si vede più niente, insomma. Andiamo!
adesso andremo a mettere sulla cerniera invisibile, che se volete in maniera dettagliata ho anche un video che spiega come fare, naturalmente guardate il link qui sopra. E in questo caso io, avendo una cerniera molto lunga, me la segno anche a metà e mi riporto i segni anche nel cuscino, perché intanto ho una parte del cuscino che è di lana e di maglia, quindi può cedere, e anche perché appunto è molto lunga, quindi mi segno la metà e poi comincio a cucire. Il nostro cuscino è finito finalmente. Allora adesso io lo girerò e vediamo di imbottirlo. Volevo evitare di fare il tappino qui perché ho un tessuto di maglia che può creare magari dei problemi, si può disfare, quindi vediamo se sta bene così, non faccio il tappo, insomma. Vediamo. Sarebbe da averlo stirato anche un po', cosa che io non ho fatto, però vabbè. Vediamo come sta, importante vedere come è finito. Allora, se vediamo che sta troppo qui, ma mi sembra che va bene, non serve neanche fare il tappino. Allora, mettiamo dentro il cuscino, apriamo la cerniera. Questa idea della cerniera non so come è venuta. È un'idea di mio figlio, l'ha voluta così. Oh, si è inceppata. Si vede, forse è andato dentro un filino. Adesso vediamo come sta qui. Ok, la cerniera non si vede, vedete? Abbastanza bella, insomma. E come ricamo, cosa dite? Abbastanza soddisfacente, ok?
qui. Oh ragazzi, fa un freddo cane. Abbasso un po' il cappello. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete delle domande da fare, fatelo nei commenti che io appena posso vi rispondo. Volevo fare un augurio a tutti gli innamorati per San Valentino e con affetto un grande salutone a tutti voi. Ciao ciao!